Ciao ragazzi, un saluto a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e anche a questo nuovo appuntamento Lancia Stratos HF, la regina dei rally, livrea all'Italia, edizione Centauria in scala 1:8, uscita numero 6. Un attimo che vediamo se riesco a mettere più luce al video. Perfetto. Ecco qua. Innanzitutto, grazie ragazzi per le visualizzazioni e per le iscrizioni. Come avete potuto vedere, abbiamo superato i 1000 iscritti. Io dico abbiamo perché senza di voi, ragazzi, chi mi guardava? Siete voi la vita del canale e io ci tengo sempre a ringraziarvi di questo. Saluto anche Alessandro, un ragazzo che appunto mi ha scritto. Mi sono ricordato, Alessandro, hai visto? Ciao Lorenzo, andate anche a vederlo, è il ragazzo che mi commenta sui video e iscrivetevi anche al suo canale, un bravissimo ragazzo. Allora passiamo subito a vedere cosa abbiamo in questa nuova uscita. Come stavo pensando un'altra cosa, ovviamente come contenuti, ma volevo anche dirvi che questo video, così come anche poi quelli che seguiranno, lo strutturerò in 3 pezzi. Il primo, dove farò appunto vedere i contenuti di questo fascicolo, il montaggio e, se possibile, darvi qualche consiglio per evitare di fare danni e montare al meglio il modello. Il secondo video, la seconda parte del video, farò vedere una rappresentazione di tutti i pezzi che abbiamo montato fino al numero appunto che in questo caso è il 6, ma quello che appunto farò vedere nei video o di qualvolta. E nella terza e ultima parte il video sarà dedicato alle persone che hanno piacere di leggere i contenuti del fascicolo oltre che vedere le immagini. Va bene, consiglio: procuratevi un cacciavite a croce a punta piccola e uno a punta media. Se non avete ancora comprato questa macchina, date retta a Michele, fatelo ragazzi, fatelo, perché è una macchina storica del grande pilota Sandro Munari e il suo navigatore Silvio Maiga. Una macchina che ha vinto un campionato mondiale nel 75 e un rally di Monte Carlo nel 1976. Andiamo a togliere tutti i pezzi e poi vi farò vedere nel dettaglio tutto, ragazzi, ok? Perfetto. E vi dicevo, correte ad acquistarla quest'auto perché è bellissima. Poi, per quanto riguarda gli interni, queste macchine in scala 1:8, ma tutti i modelli non sono dettagliatissimi. E nell'insieme che è bello il modello. E un modello in scala 1:8 non lo potete pagare 100-200 euro, ragazzi. È vero, questo costerà 1200 euro, ma stiamo parlando di 2 anni, ve lo montate voi. E poi, per carità, chi ha i soldi si può comprare anche quelli da 6-7 mila euro. Ci sono ditte e aziende che li costruiscono. Lì sono dettagliatissimi, però costano molto di più. Va bene, andiamo avanti. Andiamo a vedere. Abbiamo queste che sono la griglia inferiore destra e la griglia inferiore sinistra, tutte e due in metallo verniciato, bellissime. Ah, dimenticavo, vi servirà anche una pinza a becchi, perché saranno poi da piegare queste alette qui, 1 e 2.
ma le vedremo dopo. Andiamo avanti. Poi abbiamo il musetto, ovviamente. Aspettate che cerco di mettere meglio l'immagine a fuoco. Io vi dico soltanto questo. Guardate se riesco a farvi vedere la verniciatura, il taglio della linea tra il verde e il bianco perfetta, questo contorno verniciato in nero senza sbavature perfetto, guardatelo anche di qua, così come la lucentezza della verniciatura. Questo pezzo in origine è tutto bianco, guardate, per quello vi dico ragazzi, datemi retta, acquistate questo modello se vi piace ovviamente questa macchina e la sua storicità. Andiamo avanti. Abbiamo anche questi due pezzi che sono in metallo, cerniera inferiore sinistra e cerniera inferiore destra. Allora, qui me ne danno soltanto due qua a me, invece di tre, di questi qui, che sono le clip per 3, ok? Però io in realtà ne ho soltanto 2, ma bastano, una è data in più. Poi abbiamo 3 serie di viti, una TP, una SP e una OP, tutte da avvitare esclusivamente sulla plastica senza assolutamente usare nessun tipo di lubrificante. Ogni sacchettino all'interno ha una vite in più di riserva. Andiamo avanti. Cosa ha fatto Michele subito? Come vi dico tante volte, almeno quando mi ricordo, tenete sempre presente che i consigli di Michele non sono obbligatori, non sono indispensabili. Se voi ritenete che vi possano essere d'aiuto, li seguite. Diversamente, assolutamente no. Quindi ognuno è libero di montare il proprio modello come vuole. Però se mi guardate e apprezzate i miei video, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, mi raccomando, e di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Date anche un'occhiata alla playlist del canale dove troverete altri modelli e ricordatevi che proprio perché questo canale non è un canale come tutti gli altri, non si limita al solo montaggio ma cerca appunto di aiutare chi è meno esperto, ogni mio video è sottotitolato in 26 lingue per permettere a chiunque di comprendere non soltanto le immagini ma anche i contenuti verbali. Andiamo avanti. Prima cosa che ha fatto Michele. Qui ci dice che dobbiamo mettere 2 viti SP. 1, 2, 1, 2, quindi 4. Prendiamo le viti SP. Io ho già fatto tutto. Vi faccio solo vedere la prima per voi. E andate a crearvi il filetto, mi raccomando, a secco, senza olio. Vedete, io l'ho già fatto, gira benissimo. Le avvitate fino in fondo. Vi faccio solo vedere queste, poi fate la stessa cosa con la seconda, la terza e la quarta. Leviamo la vite SP. Stavo cercando il sacchetto della SP, è scomparso. Mi si era attaccato così, vedete? Ecco perché non lo trovavo più. Quindi abbiamo creato i 4 filetti, 1, 2, 3, 4, andiamo avanti e andiamo a vedere cosa dobbiamo fare qui. Qui ci dice di mettere 2 viti TP.
queste. Andiamo a prendere una vite TP, sempre con la punta a croce media, e andiamo ad avvitarle qui. Vedete? Io l'ho già fatto, le avvitate tutte fino in fondo, 1 e 2. State soltanto attenti ad averla perpendicolare giusta rispetto al perno, non mettetele, guardate, non mettetele storte, mi raccomando, ma diritte, perché è plastica e dovete crearvi il filetto. Una volta fatto questa, giriamo pagina e ci dice, mettiamo come in figura il pezzo, di andare a mettere 2 viti OP, una qui e una qui. Le viti OP sono le più piccole ed è qui che vi servirà un cacciavite a croce punta piccola. Andiamo a prenderla e con molta delicatezza, per evitare che vi possa scappare il cacciavite e rovinare la vernice, andiamo a inserirla all'interno. Ecco qua, io ho fatto anche queste. Questo lo sto facendo per voi, per farvi vedere. Mi raccomando, state attenti. Quando inserite la vite, guardate una cosa. Sto cercando di mettere a fuoco l'immagine. Ecco, vedete che è un po' inclinata. Non dovete metterla diritta, cioè come il cacciavite, ma va messa inclinata come questa linea qui, perché diversamente rischiate di uscire dall'altra parte qua e rovinare la vernice. Quindi seguite la sua corsa, tanto va giù da sola lei, vedete? E la avvitate fino in fondo e poi la togliete. A questo punto ci siamo fatti tutto. Ci siamo creati tutti i filetti e siamo tranquilli. Torniamo indietro. Eccoci qua, nella fase 1. Prendiamo il primo pezzo. Queste sono le griglie inferiori, destra e sinistra. Ok? Allora, giriamo come ci dice in figura il pezzo. Allora, fatemi vedere un attimo solo. Perfetto, questo qui. Questa figura e questa qui. Prendiamo quindi l'altra griglia. Guardate sempre le istruzioni qui, non vi potete sbagliare, perché queste, se le mettete così, sono uguali, vedete? Sono uguali, ma attenzione, non sono uguali per un particolare, cioè qui avete una linea di tratteggio, qui non ce l'avete liscia, per averla dovete girarle e se vedete che le girate non sono più uguali, vedete? Quindi andiamo a prendere il pezzo, questo qui, questo, vedete? Con la linea di tratteggio che si vede qua sopra. Lo teniamo così e andiamo a piegare le 2 alette. Vi faccio vedere. Io metto un pezzo di carta così, molto velocemente, da non rovinare, anche se è coperto, la vernice nera. Torniamo a noi. Allora, ricordatevi che qui abbiamo la linea tagliata della lamiera, mentre qui è liscia, quindi la parte liscia la mettiamo sotto. Facciamo questo lavoro, non sbagliate perché poi rompete il pezzo. Mettiamo la pinza qui e facciamo un angolo. Aspettate un attimo. Ma non serve la pinza, ragazzi. Non serve assolutamente la pinza, guardate.
si piega da solo, è molto morbido, andate con calma senza fretta. Ecco qui, e li piegate tutte e due così, però facciamone una alla volta, così non vi sbagliate. Qui abbiamo un intaglio qua, dove va a inserirsi la parte bassa della griglia. Che belle ragazzi, metallo verniciato. Guardate, le facciamo scivolare così, la facciamo scivolare all'interno. Ecco. Non pressate sulle due parti che avete piegato, ma al centro della griglia. Destra, sinistra, la fate inserire. Vedete con l'indice, il dito indice, vado a destra e sinistra finché si inserisce tutta. Quando è che l'avete inserita tutta? Quando vedete che siete a posto con i due fori, dove andrete adesso a mettere le due viti SP. Andiamo a prendere le due viti SP. Ecco qui, una, due, e fissiamo la griglia. Faremo poi la stessa cosa con l'altra parte. Ne puntiamo una, poi avviteremo alla fine quando avremo messo anche questa. E stringete fino alla fine, senza esagerare. Guardate che spettacolo, bellissima, bellissima. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Vi faccio solo vedere la piegatura, poi metto la pausa e avviterò. Tenete il pezzo così e piegate. Ricordatevi che dovete avere i tagli dalla vostra parte, mentre qui deve essere completamente liscio. Quindi semplicemente andate giù. Ecco, basta. Lo inserite, che lui entri anche nel suo spazio qua sotto. Poi ricordatevi col dito indice al centro, senza toccare le due alette, destra e sinistra, così, e lui entra. Va bene ragazzi? Adesso mettiamo le due viti, le SP, e ci vediamo dopo. Ecco fatto. Abbiamo montato le due griglie laterali, destra e sinistra inferiori, della parte posteriore dell'auto. A questo punto, sì, buonanotte ragazzi, della parte posteriore. Volevo dire della parte anteriore dell'auto. C'è anche scritto inferiore, ma è l'anteriore dell'auto. Prendiamo ora le due cerniere inferiori, destra e sinistra, eccole qui, metallo, e andiamo a disporne una nel suo posto dedicato. Vedete? Questa è la sinistra e questa è la destra. Eccole qua. Prendiamo quindi la prima e andiamo a metterla qui. Non vi potete sbagliare perché ovviamente qui dovete avere lo spazio per poi inserire il cofano anteriore. E andiamo ad avvitarla con le viti TP e ne prendiamo due. Monterò la prima e poi ci vediamo alla fine del montaggio anche della seconda. Metterò il video in pausa. Cerchiamo di fare video più brevi. Io riprenderei tutto, ma poi non mi guardate e in più non vi iscrivete. Forza ragazzi, forza. Allora, la mettete,
Attenzione che sia inserita perfettamente tra questi due segmenti, 1 e 2, e avvitate. Comunque queste qui poi, anche se hanno la loro sede, quando poi andremo a mettere il cofano, noi guardiamo che combaci tutto bene, ma lo vedremo poi, non vi preoccupate. Quindi non stringetele forte forte queste qui. Stringetele ma non forte. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Ok ragazzi, ci vediamo dopo. Stavo guardando le foto della Lancia Stratos e questa, che io prima ho detto che è la cerniera così come questa che terrà il cofano, in realtà non è così perché il cofano va appoggiato qua sopra, poi lo vedremo, e questa è la parte bassa, quindi sicuramente qui sarà attaccata al telaio, quindi stringetele pure queste qui. Qui ci sarà poi il telaio metallico e terrà fermo il musetto. A questo punto siamo arrivati all'ultima fase, prendiamo le clip, tutte e due, che poi ci serviranno per poter agganciare gli elastici, così come abbiamo fatto nell'uscita numero 2, dove ci hanno dato anche gli elastici per il gruppo secondario delle luci. Ricordate i 4 faretti? Ecco qui. Mettiamo, così come ci dicono loro, il pezzo. Prendiamo ora le viti OP con il cacciavite più piccolo, con la punta più piccola. Ne prendiamo 2. Questa è un'operazione da fare con molta cautela, perché ecco perché vi ho fatto creare prima i filetti, perché se andate a montarlo con i pezzi rischiate ancora di più di rovinarle. Come vanno messi? Così. Vediamo se il cacciavite calamitato ce la fa a tenere su anche questo pezzo. Non schiacciate, perché vi siete creati il filetto e se la tira lui senza bisogno di premere. Premerete solo alla fine. Andiamo già a metterla diritta, non girate alla fine, perché se la stringete e la girate rovinate irrimediabilmente qui la vernice. La mettiamo così, come ci dicono loro, perfetto, e stringiamo, tenendo ferma la clip. Ecco. Perfetto. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Ci vediamo dopo. Eccoci di nuovo qua. Abbiamo finito il montaggio dell'uscita numero 6 di questa splendida automobile che vi consiglio di acquistare. Non ve ne pentirete. Se amate questo modello, non potete non farlo. Ovviamente sempre che uno possa farlo, questo è implicito. Come avete visto abbiamo messo i 2 gancetti qui, le clip, che poi serviranno a tenere bloccate le coperture dei 4 fari secondari, che poi andiamo a vedere adesso nella seconda parte del video. Infatti in questa seconda parte del video che seguirà andiamo a vedere la rappresentazione di tutti i pezzi che abbiamo montato fino all'uscita numero 6. A dopo ragazzi. Benvenuti a questa seconda parte del video, dove andremo a far vedere tutto il montaggio in cui siamo appunto arrivati, il numero 6 di questa splendida auto. Guardate cosa abbiamo qui. Cofano anteriore
plastica verniciata in maniera ineccepibile. Abbiamo solo un difetto che tutti voi ormai avrete riscontrato, che è la parte verde, questa qua, vedete qua dentro, che manca della vernice verde sotto, ma poco male, si può aggiungere, oppure lasciatela pure così. Lo stemma Rally Monte Carlo 1976 in alluminio verniciato, guardate che meraviglia, gruppo fari primari con i LED all'interno, gruppo fari secondari con i LED all'interno. Come avete visto nell'altro video vi ho spiegato come poter inserire poi il pezzo montato sul cofano anteriore senza che dia fastidio il filo dell'accensione, del contatto, chiedo scusa, la copertura del gruppo fari secondari, una ruota anteriore. Molti di voi dicono che i bulloncini qua, i bulloni ruota, sono cromati, e io sinceramente ho visto diverse foto e non sono cromati, ma sono gialli come il cerchione. Comunque, andiamo avanti. Il volante in metallo verniciato, e adesso vi volevo far vedere, sempre ricordandovi di non dimenticarvi di iscrivervi al mio canale, ragazzi, e attivare la campanella. Seguitemi, se mi guardate iscrivetevi, ragazzi, non guardatemi soltanto. Ecco, guardate, qua lo vedete meglio, dove manca la vernice, vedete? Aspettate, qua vedete che si vede del bianco all'interno, e vi garantisco che ne ho prese 6 prime uscite, sono tutte così. Però vi volevo far vedere un'altra cosa, guardate cosa abbiamo montato con l'uscita numero 6. Aspettate, perché se riesco alzo un po' l'immagine, così, vediamo se ce la faccio, mettiamo più luce, ok? Guardate cosa abbiamo montato con questa uscita. Che spettacolo, ragazzi! Poi ovviamente andrà assemblato bene, ma guardate che spettacolo, che musetto è questo! Che bello! Qua poi andrà la griglia, la mitica targa Torino, qui questi gancetti che abbiamo montato adesso nell'uscita numero 6, le clip, serviranno poi per agganciare la parte bassa del gruppo luci secondarie. Eccolo qui, abbiamo il gruppo fari poi da appoggiare così. Ragazzi, cosa vi devo dire? Scusate, non sono molto bravo a inquadrare, è difficile anche riuscire a prenderle tutte perché è molto grande, ma guardate che cos'è sto pezzo, guardate che meraviglia. I coprifari, non vi preoccupate, non si rovina niente perché è plastica. Ecco qui, guardate. Cosa vi devo dire, ragazzi? Io non ci ho pensato neanche una volta a prenderla. Ripeto, per chi non ha la possibilità economica, io lo capisco, perché non è che io navighi nell'oro. Io sto cercando di investire per il canale, per la crescita del canale, sperando che un giorno mi possa permettere magari di pagarmi qualche collezione. Ecco perché mi tolgo delle cose per acquistare. Chiaramente ho piacere di farlo, però io devo anche cercare di vederlo come un piccolo investimento. Ecco, certamente non è che diventerò ricco, io non faccio programmi video di alta finanza, però io sono contento, ragazzi, sono contento perché quando le persone come voi mi scrivono grazie Michele dell'aiuto, grazie Michele, grazie a te ho ripreso il modello, che ne so, Ironman, come mi ha scritto uno, io lo sto smontando tutto, peccato non averti conosciuto prima. Beh, se queste per voi non sono soddisfazioni, per me lo sono di sicuro. Vediamo se sono riuscito a dare un'impronta differente adesso
fin dove siamo arrivati? Ecco qua. Io direi adesso di passare all'ultima parte, la terza parte del video, dove do possibilità a chi lo desidera di poter leggere i contenuti e quindi anche la storia di questa meravigliosa Lancia Stratos, regina dei rally, in scala 1:8, edizione Centauria, uscita numero 6. Ci vediamo dopo. Ciao ragazzi. Eccoci giunti a quest'ultima parte del video, dove darò possibilità a chi lo desidera di dare lettura all'interno del fascicolo. Ricordatevi che ogni mio video è sottotitolato in 26 lingue, così da poter far comprendere a chiunque ciò che io spiego durante le fasi del montaggio. Buona lettura e buona visione ragazzi, a dopo. La prima pagina è sempre dedicata, o meglio la seconda di copertina, ai numeri utili e ai servizi. Grazie del vostro supporto ragazzi, grazie. Vi garantisco, almeno parlo per me, che è veramente molto difficile crescere con il canale su YouTube, perché io ho circa 24.000 visualizzazioni, 124.000 visualizzazioni totali e ho 1000 iscritti. Capirete che la maggior parte delle persone guardano il filmato e non si iscrivono. È gratuita l'iscrizione, non ve lo dimenticate. Però per chi ha un canale, per chi comunque come me non percepisce nulla, almeno ancora, e cerca di farlo crescere, è grazie a voi che vi siete iscritti, a voi 1013 iscritti, grazie a voi io sto andando avanti, perché diversamente avrei già smesso di fare video, perché sì, mi piace, è bello, però prende tanto, ma tanto tempo, e quando si comincia a fare, come faccio anche io adesso, diversi video a settimana, l'impegno è tanto, ve lo garantisco. Ecco perché mi permetto di ricordarvi sempre, se avete piacere, di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Ragazzi, Michele vi ringrazia del vostro tempo, vi saluta, vi abbraccia, vi augura un sereno proseguo di giornata a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ciao ragazzi, al prossimo video.